Occhi di lince, ciao, mi chiamo Edu Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e un specialista in neurologia funzionale. La lezione di oggi faremo dal punto di vista del sistema propriocettivo, cioè la propriocezione è la maniera in cui ci muoviamo nello spazio, per cui daremo un movimento, in questo caso daremo un movimento della mano o anche delle mani, per dare un messaggio al cervello per migliorare le connessioni neurali già esistenti o comunque di migliorare poi la pratica dello yoga successivamente. Ma prima lo faremo una specie di test. Mi metto in Tadasana, nella posizione della montagna. Nella neurologia funzionale questa posizione si chiama neutron stance. È una posizione neutrale della colonna vertebrale, per cui respiro con l'addome, il respiro diaframmatico, e devo immaginare che ci sia un filo che mi tira verso l'alto. Cerco di sentire non troppo il peso sulle dita dei piedi, nemmeno sui taloni, nemmeno all'interno o all'esterno, ma in centro ai piedi. Sto lì, respiro con la parte più bassa dell'addome e rimango lì di 3 a 5 respiri, cercando di percepire il mio centro di gravità sui piedi. Bene, ora faremo il test molto semplice. Lo farò una torsione del collo, quindi girerò la testa a destra e a sinistra e proverò a vedere quale il lato del collo è più rigido rispetto all'altro. Io mi giro da questa parte, va bene, da qui un po' di meno. Allora, scelgo la mano destra o la mano sinistra. In questo caso ho avuto delle traumi al dito medio della mano destra, ho avuto anche una verruca alla mano destra e per cui ho bruciato e ho avuto anche un problema al pollice. Quindi prendo la mano destra per fare la mobilità articolare analitica. Lo farò l'onda per la mano. Allargo bene le dita della mano, faccio un becco con le dita della mano e poi fletto le dita con la mano. Guardatemi qua come sono con le dita. Con il braccio flesso, allargo le dita, faccio il becco e stringo, fletto le dita della mano. Cercherò di farlo senza vedere, senza guardare la mano. Se avete difficoltà, guardate la mano, fate 10 a 12 ripetizioni, apro le dita, punta, un becco e fletto. Cerco di distinguere bene i 3 movimenti, senza cambiare la mia postura, respiro sempre addominale basso, diaframmatica, e non stringo le dita delle mani, ma ne faccio neanche dei movimenti strani con il viso. Posso guardare, quindi vado, apro, becco e chiudo. Poi piano piano devo cercare di unire questi 3 punti e fare in una maniera fluida, precisa, con tutta la mia attenzione sulla mano
destra in questo caso. Devo essere il 110% della mia attenzione alla mia mano destra. Avrò fatto 8 o 9, lo faccio ancora 2 o 3, intravedo ma non vedo proprio la mano destra. E posso farlo anche al contrario. Come se io dovessi mettere le dita della mano all'interno di un guanto. Prestate attenzione che il mio braccio è fermo, il gomito è attaccato al fianco, io muovo solo le dita della mano. Ancora 2 o 3, 1 e 2, lentamente. Quando diventerete bravi, lo potete fare più veloce oppure di co-contrazione. Vuol dire flettere, fare il becco ma cercando di aprire le dita delle mani. Flettere le dita delle mani ma pensando in aprire. Aprire le dita delle mani pensando in chiudere. Quindi co-contrazione. Ma adesso lo faremo proprio nella mobilità normale, proprio la mobilità articolare analitica normale. Finito, provo di nuovo, ecco, un pochettino meglio, approfitto questo momento che il mio sistema nervoso ha dato questa informazione e ho migliorato questa torsione per cominciare la pratica. Piede destro avanti e sinistro dietro. Non dovete proprio mettere il piede uno davanti all'altro. Una piccola distanza largo come il bacino. Il piede sinistro dietro è leggermente puntato all'esterno. Il piede destro puntato in avanti. Il bacino, cresta iliaca in linea. La coscia sinistra ruota dall'esterno all'interno. Il femore destro spinge leggermente verso il basso. Creo una base solida con i piedi e guardo perfettamente dritto in avanti. Le mani ai fianchi, gomiti dietro, scapole attive, le cosce sono attive e porto la bocca dello stomaco là in avanti, lo sguardo in avanti. Quindi l'ischio destro punta in alto, la coscia sinistra ruota dall'esterno all'interno. E le dita delle mani a copa a terra. Inspiro, espiro, vado giù con le mani. Inspiro, dita delle mani a copa, la testa su, Parisvottanasana. Fletto la gamba destra in avanti, metto i piedi uniti, flettete le gambe, Mahavajra. Le ginocchia leggermente più in basso rispetto al bacino. Su in alto, Urdhva Sthasana, subito le mani ai fianchi, di nuovo. Piego il tronco a metà, Ardha Uttana, muovo bene il coccige verso l'alto, fletto le gambe, salto indietro, Adho Mukha. Allargo bene le dita dei piedi. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro, Malasana. I talloni sono uniti, gli alluci 1 centimetro di distanza, okay. E mi stendo là in avanti le braccia.
e giù la testa. Lasciate cadere la testa. Blocco leggermente il respiro anteriore dell'addome e vado col respiro solo sulla parte posteriore della colonna, per cui il tratto lombare dove ci sono i reni. Stendo le gambe, piedi separati come le anche, Uttanasana. Stendete bene la parte posteriore delle ginocchia dietro e giù la testa. Dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto. Il lato destro e il lato sinistro, riprendo il Tadasana, riporto il respiro basso e farò un tipo di respirazione che si chiama high-low, ma lo facciamo in piedi. Il respiro high-low è soltanto un movimento addominale. Il torace è completamente fermo, o il 95-90% fermo, porto il respiro sulla parte bassa, ma metteremo le mani ai lati, ai fianchi, ma per portare anche il respiro sui lati. E cominciamo. Schiacciate un po', quindi premete un po' i fianchi. In questa maniera saranno più evidenti che il respiro sia da questa parte. Cercate di identificare anche il lato in cui respiro un po' di più, un po' di meno e cercate di pareggiare, di mettere in equilibrio. Inspiro di lato, espiro e rilascio. Facciamo ancora 3 movimenti, facciamo ancora 3 respiri. 1, 2, e 3. E andiamo dall'altra parte. Piedi sinistro avanti, piedi adesso leggermente puntati all'esterno. Mani ai fianchi, il bacino deve guardare dritto in avanti, quindi la gamba destra ruota dall'esterno all'interno, femore sinistro in basso e sono con l'inguine esattamente in contatto uno con l'altro. Gomiti dietro, unisco le scapole e vado là in avanti. L'ischio sinistro là dietro. Premo bene le dita dei piedi. Cerco di sentire maggiormente gli alluci che fanno una presa leggermente maggiore. Dita delle mani a terra. Se per caso non riuscite, prendete i blocchi, i mattoncini, in linea, inguine esattamente incolati uno nell'altra, espiro giù in basso. Lo facciamo 3 respiri. Dita delle mani a coppa, la testa su, fletto leggermente la gamba sinistra, vengo con il piede destro accanto al piede sinistro e fletto le gambe. Vado con le braccia in alto e vado in Mahavajra.
le ginocchia leggermente più in basso rispetto al bacino. Vengo su in alto nell'espirazione, mani ai fianchi, gomiti stretti, stendo in avanti la colonna e lo sguardo. Fletto le gambe, appoggio giù i palmi, salto dietro, Adho Mukha. Ammortizzo e via. Posso flettere una gamba e tenere il peso su una gamba, fletto una e stendo, come se io dovessi proprio camminare. Anche le mani, non soltanto i piedi. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro Malasana. 1 centimetro gli alluci separati, i talloni uniti, stendo bene le braccia e giù la testa. Respiro solo con la parte inferiore dell'addome, respiro solo con la parte posteriore della colonna, respiro solo sul tratto lombare, intensamente la testa giù, le spalle lontane dalle orecchie e giù in basso. Blocco leggermente il respiro sulla parte anteriore dell'addome, intensamente in basso. Stendo le gambe a piedi separati, Uttanasana. Dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto. Bene, ora riprovo il movimento che ho fatto con la testa all'inizio della lezione. Giro la testa a destra, ok? E giro la testa a sinistra, molto meglio. Adesso cosa potrei fare? Lo ripeto questo movimento della testa 12 volte. Prima gli occhi, 1, 2. Ripeto 12 volte sul lato che mi creava più problemi di mobilità e anche del dolore. Vado sul lato sinistro. Gli occhi, 1, 2, 3. Sto fissando al mio sistema nervoso che adesso ho migliorato di mobilità. Il dolore praticamente non c'è più. E quindi è un momento di muovere. Sto ripristinando la sensazione quindi del dolore che praticamente adesso non c'è più e del miglioramento della mobilità articolare. E continuo a fare almeno 12. Ecco, funziona in questa maniera. Trovo il facilitante che in questo caso era la mano destra, perché ho avuto più infortuni sulla mano destra. Poteva essere la sinistra, ma ho scelto la destra perché sapevo che c'erano delle complicazioni passate alla mano destra. Ho fatto la pratica, ho migliorato in determinate posizioni la mia flessibilità o la mia fluidità, ho finito la pratica, sono ritornato al movimento del collo che era leggermente no, era bloccato per un po' e avevo anche un dolorino, si dà un dolorino da 1 a 10, una scala da 1 a 10 erano 4-5. Adesso avrò forse 1,5. È il momento di muovere, sto ricondizionando quel dolorino, quella mobilità articolare che mi impediva di muovere il collo in una maniera più fluida. Il collo ha una conseguenza molto stretta con tutta la colonna vertebrale.
Quindi io migliorando il collo sicuramente migliorerò la pratica, sicuramente migliorerò la torsione, eccetera, eccetera. Così in questa maniera vi do proprio un'idea come funziona in determinati momenti, in determinate situazioni, la pratica dello yoga insieme alla neurologia funzionale. Ricordatevi di seguirmi e di accendere la campanella e ci vediamo lungo le strade.